Aggiornamento di calciomercato Inter, si è appena conclusa una finestra invernale che giudichiamo come? Sono curioso di sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione su questo mercato invernale dell'Inter che ha ceduto 3 giocatori, fuori Palacios in prestito al Monza, fuori Radu a titolo definitivo al Venezia, risparmiamo qualcosina dopo il brutto infortunio purtroppo di Filip Stankovic che starà fermo per un bel po' e proprio Radu che andrà a sostituirlo nei fatti, fuori anche Buchanan in prestito con diritto di riscatto al Villarreal, mentre arriva in prestito con diritto di riscatto Zalewski dalla Roma che abbiamo già avuto il piacere di vedere in campo con l'assist di petto nel derby e per me, per questa parte finale di stagione, lo ritengo un miglioramento rispetto al canadese. Penso che potrà essere più utile e anche in più ruoli rispetto al canadese appunto. Numericamente però, a differenza di altre squadre, l'Inter non aggiunge dei giocatori ma addirittura ne toglie in questa finestra di mercato, almeno ne toglie un giocatore. Radu diciamo non lo considero molto, quindi toglie un giocatore nonostante le tantissime partite da affrontare su tutte queste competizioni che stiamo affrontando. Nei nostri gruppi di Passione Inter ho visto che in queste ore c'è chi ha scritto non dobbiamo però fare i paragoni con gli altri. Io sono d'accordo solo in parte su questo discorso perché gli altri sono quelli con cui competi e con cui ti confronti ovviamente in queste competizioni, quindi è logico che squadre come Milan, come Juventus, visto l'avvio di stagione abbastanza negativo, dovevano intervenire massicciamente su questo mercato. Il Napoli stesso ha perso un giocatore importantissimo come Kvaratskhelia e dopo aver trattato Garnacho, aver trattato Adeyemi e 100 altri nomi pesanti, hanno preso Okafor che il Milan ha cercato di scaricare in ogni modo e che non aveva nemmeno superato le visite mediche con il Lipsia. Ecco. L'Inter secondo me non aveva bisogno di un intervento massiccio ecco, in questo mercato di gennaio. Perché? Perché la formazione titolare, sono d'accordo, è difficile da migliorare la formazione titolare dell'Inter ed è molto difficile migliorare i primi 11 ma direi anche i primi 13-14 forse di questa rosa. Però appunto se gli altri, i rivali, continuano ad aggiungere dei pezzi, prima o poi azzeccheranno le mosse giuste e già il gap dopo lo scudetto che abbiamo vinto l'anno scorso si era ridotto e diventa sempre più sottile e può anche cambiare poi come equilibri, perché io continuo a dire che un anno fa quando l'Inter vince lo scudetto non c'era un gap così ampio come quello che c'è stato invece in termini di gioco e di punti, cioè è stata un'Inter che è stata troppo più brava degli altri, è stata un'Inter che è stata troppo più in alto degli altri, nonostante il livello che per me era buono degli avversari. Per cui qualche tentativo in più, un colpo a sorpresa, magari anche per accendere un po' l'entusiasmo in questo finale di mercato, io ci ho sperato, me lo sarei anche aspettato, visti anche i risultati economici positivi di questa Inter che sta ottenendo questa squadra, questa società e il modo per trovare lo spazio poi in lista si poteva tranquillamente trovare, però ecco, Inzaghi evidentemente non è Gasperini che continuano a comprargli i giocatori e lui si lamenta ugualmente per la sua Atalanta, per cui ce ne facciamo una ragione anche alla luce delle difficoltà oggettive che ha avuto questo mercato di gennaio un po' per tutti e ci prepariamo poi ad una parte finale di stagione in cui vogliamo un Inter protagonista, ma un Inter che sarà protagonista probabilmente anche nella prossima finestra di mercato estiva che si preannuncia molto molto movimentata in vista di una finestra in cui si potranno acquistare giocatori dal 1° al 10 giugno per il mondiale per club e poi soprattutto da luglio. Io ho avuto modo in queste ore di confrontarmi con degli intermediari di mercato, degli agenti e anche dei colleghi che sono stati in queste ore negli hotel del mercato di Milano nell'ultimo giorno. Si è molto parlato, ci siamo molto confrontati e vi voglio portare in questo contenuto 8 notizie di mercato che riguardano l'Inter in vista appunto della prossima estate. 8 cose su cui si sta già cominciando a lavorare in maniera molto seria. Per cui ben ritrovati amiche e amici di Passione Interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrizione al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno, ricordandovi la grande novità del club di Passione Inter. Da questo mese potete abbonarvi e diventare soci del club di Passione Inter con la nuova formula dell'abbonamento mensile, molto più flessibile, comoda, semplice e adesso entrare a far parte del club quindi è facilissimo, trovate il link in descrizione per accedere fin da subito a tutti i vantaggi e poi decidere al termine del mese se restare oppure no, ma sono sicuro che rimarrete visto la grande community esclusiva di interista che si è creata con il nostro club. Queste 8 notizie che vi porto. Il mercato ve le porto in ordine un po' sparso, non in ordine di importanza, specificando che sono cose, come dicevo, su cui la dirigenza dell'Inter sta ragionando già in questo momento. Poi sappiamo benissimo che da qui a giugno possono succedere tantissime cose, tra
facendo gli scongiuri, infortuni, cambi di programma, giocatori che magari chiedono la cessione, ma al momento si sta lavorando in questa direzione, a partire, notizia numero 1, dalla difesa. Se ne parla da tempo, in tanti hanno detto: perché non fare subito a gennaio un colpo in difesa? Perché i nomi su cui l'Inter ragiona per la difesa, evidentemente a gennaio costano più del previsto. Abbiamo visto, vi faccio un esempio, con Comuzzo della Fiorentina, che il Napoli voleva per rinforzare la difesa, prenderlo a gennaio sarebbe costato una quarantina di milioni di euro per un giocatore che penso avrà 20 presenze in Serie A, giù di lì. Ecco, 40 milioni di euro è una cifra importantissima, quindi figuriamoci andare a prendere un giocatore che dovrebbe fare il titolare all'Inter nel prossimo futuro. Non era semplice, però l'Inter, immaginiamo, da quello che abbiamo capito e di quello che si sta parlando, che nella prossima estate farà lì al centro della difesa un investimento significativo la prossima estate. E se dobbiamo fare dei nomi, adesso è ancora un po' prematuro perché ci sono tante opzioni sul tavolo ed è la fase di ricerca aperta, ecco, su tanti nomi, però c'è sicuramente un Beukema del Bologna che piace e che l'Inter sta seguendo attentamente. Io vi dico di fare attenzione anche a Ndicka della Roma, visti i contatti con la Roma, e tra poco ci torniamo su questo punto, a meno che, come vi dico da più di un anno, non si decida di lavorare su Bissek da centrale. E ve lo dico anche perché qualche ragionamento effettivamente l'Inter lo sta facendo su questo, a partire dallo stesso Inzaghi. E dovesse essere Bissek il centrale del futuro, cambierebbero diversi scenari. Bisognerà poi decidere anche cosa fare con Acerbi e De Vrij. Acerbi me lo aspetto in uscita francamente, c'è questa clausola per liberarlo in estate. L'agente di De Vrij invece ha un pochino rinviato sui discorsi sul rinnovo e vedremo nelle prossime settimane. Il secondo tema di mercato sarà sicuramente Zalewski, da riscattare oppure no, perché adesso è arrivato in prestito, l'Inter dovrà investire attorno ai 6 milioni, 6 milioni e mezzo circa per acquistarlo a titolo definitivo in estate, e dipenderà tutto dalle sue prestazioni chiaramente da qui a fine stagione, ma ad Inzaghi è un profilo che, da quello che ha detto l'allenatore stesso, piace. Poi con la Roma si discuterà, immagino, anche di altro, perché già a gennaio comunque le parti hanno imbastito vari discorsi nell'ambito del caso Frattesi, che potrebbe anche riaprirsi, quindi da tenere d'occhio, ma avevano parlato anche di Buchanan, anche di Cristante, è stato proposto Pellegrini, si è ragionato su tanti nomi, quindi è probabile immaginarsi che a giugno o a luglio se ne riparlerà di nuovo, ecco, tra queste società. Quindi, come dicevo, attenzione per questo a un profilo come Indica, attenzione, come detto, al caso Frattesi e Zalewski, che in generale un maxi incastro Zalewski potrebbe essere un'opzione molto interessante e molto utile per un incastro di cui parlavamo in queste ore nel nostro club di Passione Inter con i nostri abbonati. Cioè, se Palacios fa bene a Monza e magari rientra, l'Inter lo ha ceduto solo in prestito perché appunto pare orientato a volerci puntare, quindi se Palacios rientra, Carlos Augusto potrebbe tornare tranquillamente a fare il quinto a sinistra insieme a Di Marco, e Zalewski in caso di riscatto potrebbe alternarsi anche con Dumfries a destra, perché può giocare anche a destra. C'è chi dice che potrebbe fare addirittura meglio a destra piuttosto che a sinistra, e a quel punto Darmian potrebbe diventare comodamente un vice Pavard magari, e Bissek, come detto, potrebbe essere quell'incastro per andare al centro. Quindi attenzione anche a questa serie di incastri che potrebbe, se hai meno urgenza di intervenire sulla difesa, cosa che io comunque farei, sinceramente, per ringiovanire il reparto in ottica futura, potrebbe liberarsi magari più spazio a livello economico anche per l'attacco, dove, terza notizia, ragazzi, l'Inter la prossima estate, al posto di Arnautovic e Correa, vuole prendere un attaccante, lo vuole prendere giovane, ma che sia pronto ad esplodere. Un potenziale, diciamo, nuovo Lautaro Martinez come tipologia di colpo, su cui metti una bella fish, lo integri e poi ti diventa un giocatore potenzialmente titolare, ecco, con le dovute proporzioni chiaramente, però per farvi capire, ecco perché si sta parlando tanto di Santiago Castro del Bologna, che è sicuramente un nome che piace molto e anzi forse è uno dei pallini, uno dei preferiti della dirigenza in quel reparto. Però, come vi abbiamo raccontato in esclusiva su passioninter.com in queste ore, attenzione anche a Krstovic, l'attaccante montenegrino del Lecce, che l'Inter stava seguendo già quando il Lecce lo ha portato in Italia. A maggior ragione sta crescendo molto questo attaccante, che da quello che ci hanno detto, da quello che abbiamo raccolto, rappresenta nell'idea dell'Inter, anche qua ragazzi sempre per farvi un paragone, ma
da prendere sempre con le pinze e da contestualizzare bene. Rappresenterebbe un profilo un po' quel tipo di colpo simile a Retegui, su cui l'Inter aveva fatto più di qualche ragionamento quando ancora giocava in Argentina, cioè un attaccante più finalizzatore rispetto a quelli che abbiamo, un attaccante che tra l'altro sta diventando più preciso sotto porta, lo dimostrano i dati, lo dimostrano le statistiche, e su cui si pensa si possa lavorare anche per integrarlo nelle caratteristiche di un attacco come quello di Inzaghi, che fa anche molto raccordo e molto gioco. Quindi attenzione a questa ipotesi, è un'ipotesi su cui l'Inter sta lavorando concretamente in vista dell'estate, da quello che abbiamo raccolto su Passione Inter. All'interno di questo articolo che trovate sul nostro sito c'è in chiusura anche una notiziola particolare che non vi spoilerò, ma una chicca che vi farà felici, di cui avevamo parlato qualche mese fa, ma su cui ci sono state ulteriori conferme. La quarta notizia, ragazzi, è Nico Pass. Qua penso che non vi svelo niente di nuovo, ma ribadiamo che l'Inter su Nico Pass c'è, ci sta lavorando. Zanetti sta continuando a portare avanti anche questo pressing con il papà del giocatore, con cui hanno condiviso anche la maglia della nazionale, e Nico Pass ha questa clausola particolare con cui il Real Madrid lo può riacquistare dal Como. Il Como sta lavorando per cercare di tenersi Nico Pass a titolo definitivo, però l'Inter sta cercando, ecco, di capire intanto su quale tavolo andare a giocare, ma dei discorsi anche con Real Madrid sono stati fatti, e diciamo che se l'Inter trova un accordo con Real Madrid è probabile che il giocatore scelga l'Inter, ecco, se deve scegliere appunto tra Inter e Como. Bisogna capire quali incastro, ma l'Inter, me lo confermano tutti, si sta portando avanti davvero nei lavori per Nico Pass, che viene visto come un giocatore su cui poter lavorare tantissimo per ricreare, forse è diverso come giocatore, ma un prototipo di nuovo Luis Alberto, che con Inzaghi diciamo ha fatto piuttosto bene. Un quinto tema di mercato sarà il possibile rientro di un nostro talento dai vari giocatori che appunto l'Inter ha in prestito in giro, per allungare la rosa con un profilo che non occupa degli slot, visto che l'Inter ha bisogno dei giocatori di vaglio Inter per allungare la rosa. Due nomi in questo momento sembrano quelli da tenere d'occhio. Uno è quello di Fabian, che per caratteristiche però andrebbe a sostituire Frattesi, anche se per me Frattesi è un livello sopra, sinceramente, come giocatore, quindi forse potrebbe essere un giocatore da utilizzare anche in alcuni scambi, in altri affari, da capire come andrà a finire. Purtroppo quest'anno con l'italiano il Bologna non lo sta molto valorizzando, altrimenti sarebbe stato un profilo molto interessante. Pio Esposito è l'altro nome molto caldo, su cui l'Inter sta facendo veramente, veramente dei ragionamenti. Io vorrei capire se questa cosa poi sarà tecnicamente possibile e se sarà effettivamente utile oppure no, però attenzione, potrebbe esserci anche l'opzione di prendersi questi giocatori a giugno, nella finestra dal 1 al 10 giugno, far giocare loro il mondiale per club, li testi e dopo il mondiale per club si decide se farli restare oppure no. Quindi attenzione a questa ipotesi, perché il mondiale è una competizione che arriva anche a cavallo di diversi contratti in scadenza, puoi avere una rosa più lunga, potrebbero esserci diversi affari di questo tipo. Ci sarà Sucic, sesto tema di mercato, che l'Inter nelle ultime ore del mercato di gennaio ha chiuso, quindi con la Dinamo Zagabria, operazione da circa 14 milioni di euro più 2 di bonus e 10% sulla futura rivendita, quindi l'Inter ha fatto un investimento importante su questo giocatore che viene definito un grande professionista come mentalità, come caratteristiche, anche un tuttocampista che può essere impiegato in più zone, in più ruoli da Simone Inzaghi, con buona qualità. Se ne parla tanto come un possibile nuovo Brozovic, a me mi hanno detto anche qualcosina di leggermente differente. Diciamo che dovesse diventare, ecco, come il vecchio Brozovic, sarebbe sicuramente... I precedenti comunque dalla Dinamo Zagabria all'Inter sono piuttosto incoraggianti, ecco. Gli ultimi due temi di mercato, le ultime due notizie di mercato sono due cose da definire ancora, cioè i sostituti di eventuali partenti, innanzitutto, perché io penso che l'Inter proverà a fare una plusvalenza nella prossima estate, una plusvalenza di un certo tipo. Qualcuno ha parlato per esempio di Carlos Augusto, da tenere d'occhio, se appunto cambieranno gli equilibri sulle fasce. C'è sempre la questione Çalhanoğlu, che io invito a tenere d'occhio già dalla scorsa estate, e poi effettivamente è arrivato il Bayern e non solo. C'è Bissek che ha tanti corteggiatori, da capire anche qua. Comunque, ecco, l'Inter potrebbe puntare a fare una plusvalenza nel prossimo mercato. È chiaro quindi che servirà poi un sostituto eventuale di questi uscenti, così come di tutti gli altri partenti. E se c'è un nome, ecco,
che piace tra i vari nomi in Serie A in questo momento, tra soprattutto centrocampo, è quello di Ricci, su cui il Milan si è portato molto avanti, non è riuscito a chiudere però a gennaio. Si preannuncia un grande derby a giugno probabilmente per questo profilo che piace ad entrambi, su cui però l'Inter non sembra intenzionato a mollare, ecco. Detto che a me, non so voi ragazzi, ma nelle ultime partite sta impressionando sempre di più il Rovella della Lazio, anche in quella zona di campo lì con caratteristiche diverse. L'ultimo tema però sarà legato poi agli under 23, cioè l'Inter va verso la creazione di questa seconda squadra da far giocare in Serie C per valorizzare i nostri talenti, i nostri prodotti. Ha provato a fare dei colpi già nel mercato di gennaio, poi alcune cose non si sono concluse. Nelle prossime settimane l'Inter lavorerà sicuramente per andare ad aggiungere altri profili che possono andare a giocare in under 23, perché l'obiettivo comunque è quello di creare un under 23 che sia subito competitiva e subito forte, per cui si lavorerà forte su questo progetto e quindi ci saranno varie operazioni anche in quell'ottica lì. Questo è quello che ci aspettiamo ad oggi, ci saranno ancora chiaramente tanti lavori da fare e potranno cambiare gli scenari e le cose. Sono curioso di leggere i vostri commenti, ecco, le vostre analisi sulle varie opzioni che vi ho presentato, sulle notizie che vi abbiamo riportato. Sapete, su Passione Inter vi portiamo notizie verificate, quello che riusciamo a verificare ve lo condividiamo e questo è quello che ci risulta quindi al momento. Vi aspetto nei commenti, ne parliamo anche nel club di Passione Inter e vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.